Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di 3 inchiostri della collezione Gemstone di Monteverde che mi sono piaciuti particolarmente. Ormai è un po' che ci scribacchio, che li provo, li ho rigirati in lungo e in largo con i vari pennini e alla fine ho trovato quelli che fra le varie tinte rispondono un pochettino di più ai miei gusti personali, si intende, senza alcuna velleità di concetti e giudizi assoluti. Beh, uno su tutti, credo proprio sull'intera collezione, l'ho sempre detto, è l'Olivine. Preghiere ascoltate perché poi, guarda caso, proprio Monteverde ha introdotto la collezione Olivine della serie Ritma, quel bellissimo set che anche questo vi avevo già presentato. Non mi dilungo molto sugli inchiostri, perché? Perché ve ne ho già parlato, quindi se vi interessa un ripasso o comunque avere qualche informazione ovviamente maggiore e quindi approfondimenti, andate a vedere il video. Si presentano così in questo plexiglass, un plexiglass un po' ostico, l'ho sempre detto, il packaging non è forse il punto di forza di Monteverde, nel senso che sono molto belli e accattivanti, anche il cofanetto della Ritma è molto bello ed elegante, così come per altre penne, però la funzionalità a volte viene un po' meno, è un po' sacrificata forse al design. Anche in questo caso, per esempio, per estrarre il calamaio bisogna avere delle dita come due pinzette un po' chirurgiche per estrarlo, per afferrarlo, altrimenti bisognerebbe rovesciarlo, ma non è il caso e dopo vedremo anche il perché. C'è il nome dell'inchiostro ma anche il codice, nel caso voleste ordinarlo fra i tanti e le tante sfumature che ci sono, per non sbagliare, ci sono tutti i riferimenti. Calamaio in vetro, quindi bene, assolutamente una cosa da apprezzare. Imboccatura generosa, anche questa ok, molto bene. Che cosa comincia un po' a farmi storcere il naso? Il tappo. Il tappo, che è un bel tappo in metallo, è bello, sì, ok, però non chiude benissimo. Secondo me non chiude benissimo, è una cosa che ho già fatto presente anche altre volte all'azienda. È bello, ma deve essere anche funzionale, perché altrimenti succede quello che vi ho già presentato in un video dedicato ai calamai che incrostano il collo, che perdono i pezzi purtroppo, come ad esempio, ecco, per esempio questo è un altro aspetto, il controtappo rimane agganciato lì, si spela e cade qui dentro, insomma ci sono delle cose da migliorare e comunque quando abbiamo scoperto che ci sono cerchiamo di convivere con questi piccoli difetti sempre nella direzione di preservare al massimo gli inchiostri. Vi ho presentato il verde Olivine ma non vi ho detto quali sono gli altri due che apprezzo particolarmente. Uno è il Saphir, lo zaffiro, e l'altro è caroite. Caroite o chiaroite è un minerale, del resto questi appartengono alla collezione Gemstone, un minerale di cui io ignoravo totalmente l'esistenza, quindi ben venga. Li mettiamo alla prova con una prova dinamica fatta oggi, ma poi lo metteremo a confronto su alcuni, come vedete, fogli, evidenze, eccetera, che ho fatto nel tempo, quindi per capire come l'inchiostro si fissa oppure si discosta nel tempo. Il primo, manco a dirlo, Olivine, ok? Sono giornate dove il sole va e viene, quindi noterete delle variazioni che poi chiederò al tecnico di compensare, ma delle variazioni di luce davvero notevoli. Bella questa penna, la piccola Ritma, scelgo questa perché il pennino Omniflex è uno di quelli che mi piace molto. L'Omniflex non è un pennino, come farebbe pensare il nome Omniflex, cioè un flessibile a tutto tondo, è un buon pennino elastico. Quello di questa misura che equipaggia la piccola Ritma, secondo me, è uno di quelli più a posto. Pronti allora? Ecco, forse vi state già accorgendo perché mi piace collezione Gemstone, perché innanzitutto, come forse si può apprezzare, è un pennino che mantiene un'elasticità in grado di dare anche un po' di espressione, di dare un po' di corpo al tratto, ma come avete visto non ho forzato assolutamente. Vedete, non sto forzando, però comunque un minimo, forzando un pochettino è chiaro che il tratto si spessisce. Ok? Quindi una buona risposta, una risposta anche coerente con quello che è lo sforzo della mano.
e poi una tonalità di verde che fra i tanti, ma proprio i tanti che ho provato, è uno di quelli che a me accontenta, soddisfa, mi piace sia per le sue sfumature ma soprattutto per l'intonazione generale, ma ne parleremo fra poco, andiamo avanti. È bella questa penna qua. Molto capace di essere leggera perché vedete è una penna piccola e poi insomma sarà che si trova a suo agio con questo inchiostro che le è dedicato. Un verde oliva? Sì, direi di sì. Facciamo un paio di olive giusto per olivani. Un inchiostro che conserva comunque una piccola base oleosa, piccola scusate, una diciamo percettibile base oleosa che consente quindi di creare quel piccolo film sotto il pennino e di renderlo scorrevole. Ce ne accorgiamo perché? Perché quando andiamo, come vedete, ma senza forzare, lo ripeto, perché forzando con la pressione avrei avuto una cosa di questo genere, ok? Quando andiamo a rallentare il flusso, cambiare la variazione, anche l'angolazione del pennino, cambia un pochettino il flusso, la portata e quindi dà questa bellissima variazione che a me personalmente piace molto. E poi ancora una parola, scusate, sul pennino, non per togliere luce al protagonista che è l'inchiostro, ma anche un pennino che conserva per fortuna un tratto di partenza direi quasi extra fine, un extra fine barra fine. Inchiostro, lo abbiamo detto, anzi l'ho detto più di una volta, mette in campo una gamma ampia che passa dal verde pastello quando ci teniamo leggeri fino ad un verde scuro, un verde oliva intenso dovuto proprio al flusso. Quindi da questo aspetto la gamma è senza dubbio ampia. Guardiamo anche qua, è un inchiostro che come un po' tutti i Monteverde non passano il foglio, salvo proprio 3-4 inchiostri sui 30 che avrò provato in tutta la mia vita, e anche diciamo un inchiostro che una volta messo giù, sempre diciamo, in sintonia con l'idea Monteverde, una volta messo giù si asciuga in fretta e poi resta tale, cioè è ben distinguibile. È vero, in parte lo è anche perché mi piace, quindi lo riconosco fra tanti, però è una caratteristica di questi inchiostri. Inchiostri che, ve lo ricordo, sono formulati con ITF, che è un miscuglio segreto, chiamiamolo così, che serve a migliorare le prestazioni della penna, a far scorrere meglio, infatti la scorrevolezza c'è fuori dubbio, e anche però a lubrificare la penna preservandola da intasamenti, ostruzioni, eccetera. E allora proviamo invece l'altro inchiostro. Zaffiro o zaffiro, come vogliamo chiamarlo, è una delle tinte che le aziende che non fanno solamente le linee basiche, i 5-6 colori primari, hanno nel loro catalogo, perché è una tinta davvero, davvero interessante e si presta poi ad essere usata anche nei nostri documenti. L'ho montato su una Plumix un po' particolare perché, come forse i più accorti avranno notato, ha un pennino B Super Quality preso in prestito dalla 78G. È un pennino che apprezzo particolarmente. Che bella pienezza di tratto, l'inchiostro. Sì, è un pennino pastoso, un pennino generoso direi, però necessita di inchiostri che riescano a sostenere la richiesta del flusso, perché non sembra, ma è un piccolo brigante questo pennino. Inchiostro Monteverde Saffire, collezione. Perché è un piccolo brigante? Perché non con tutti gli inchiostri si comporta in questa maniera. A volte inchiostri, anche al di sopra di ogni sospetto, non riescono a tener testa alla richiesta di un tratto, non tanto per il fatto che è largo il fronte del pennino, quanto per il fatto che
vuole accontentarlo al meglio e quindi serve un inchiostro scorrevole. Ecco che l'ITF, in questo caso, questa formulazione di cui vi parlavo, ci torna utile. Questo è il pennino, poi guardate come si lascia strapazzare inclinante o di qua e di là il pennino B del Pilot Plumix, trattino trattino, in prestito dalla 78G, altra bella penna. È un bel inchiostro questo. Beh, certo, vi sto parlando di quelli che mi hanno colpito, che insomma salvo dal gruppo perché mi piacciono. Mi piace perché è un blu, non ci sono altri colori che vengono a frapporsi, è un blu. È vero che i miei occhi, quindi osservandolo dal vivo, vedono anche un piccolo saldo di rosso, quindi potrebbe, dico potrebbe, in certe circostanze, quando sapete l'intensità della luce, o per meglio dire la temperatura colore della luce è un po' alta, potrebbe far notare qualche pennellata, qualche richiamo al rosso, cosa che se osservassimo il calamaio in controluce potremmo vedere che c'è un po' di violetto che fa capolino, però resta comunque un blu. Mi piace molto, ecco il perché lo metto fra quelli che mi piacciono. Andiamo a girare il foglietto, non c'è traccia neanche dove ho fatto il mio passaggio intenso, non passa. E poi, come avete potuto, credo, constatare, messo giù, ne ho parlato, bla 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 bla, vado a fare un segno qua e la tinta è la stessa, non cambia, facile direte voi, non cambia da un paio di minuti ad adesso, però ci sono inchiostri che cambiano rapidamente, che si siedono, che svaniscono, sbiadiscono, e quindi bene anche per questo. La gamma è una gamma che definirei abbastanza contenuta, non ci sono effetti di shading, non ci sono sfumature nell'ambito di questa tinta, è molto omogenea, molto coprente, bel pigmento, però non si sposta, non aspettatevi appunto di avere variazioni cromatiche o di saturazione o di profondità legata magari alla velocità della scrittura. No, questo ne è completamente esente. Ed infine Caroite. Allora, una cosa che forse vi ho già detto nella recensione, ottimi inchiostri, belli, eccetera, ma questo in particolare ha un odore? Ha una puzza che non vi dico, veramente un po' fetente, quindi passarci il naso sopra quando faccio le mie prove, insomma, organolettiche, come se fossero dei vini, provo a sentire anche all'olfatto che tipo di odore hanno. Questo è veramente solfato, proprio, insomma, non è bene dargli una sniffata profonda, però tolto questo, la tinta è veramente bella. Controllavo che ho ancora proprio le ultime gocce di inchiostro perché l'ho consumato proprio, mi piace. Sono sulla Plumix, scusate, con un tratto extra fine, uno di quelli veramente micidiali. Quindi inchiostro, qui siamo già nel regno del viola, inchiostro Monteverde, non tanto del viola quanto di quello che insomma si definisce bluette, un blu che incontra il rosso e ci dà questo viola scuro scuro scuro. Inchiostro Monteverde Caroite, che appartiene alla collezione un po' ce la mette la carta, ok? Un po' ce la mette questo pennino e un po' ce lo mette l'inchiostro. Sta di fatto che è veramente bello poter utilizzare scrivere con questa combinazione, perché è davvero un bel inchiostro. La penna poi è leggerissima, quindi posso decidere di scrivere in grande, in piccolo, perché comunque c'è controllo, ma c'è anche una bella sensazione di colore, si intravede benissimo anche con una punta così sottile. Ovviamente non possiamo aspettarci la profondità che su altre punte, su altre gradazioni invece emerge, perché qui non abbiamo a meno di andare a ripassare, magari facendo un po' i furbetti, le portanti, e allora ecco che emerge un po' il colore di questo
di questo inchiostro, così, profondità, così non viola, non blu, ma molto intrigante come inchiostro. Ho fatto una prova prima velocemente, la rifaccio passando freneticamente perché il pennino è un extra fine, quindi non riversa molto inchiostro. Voglio vedere se passa il foglio, ma come vedete neanche da fresco lo passa. Una tinta l'abbiamo già definita, un blu che incontra un po' il rosso, quindi diventa un viola, mantenendo però la sua personalità di blu. Ecco, ce ne sono tanti, ma davvero tanti molto simili. Infatti la mia cartella dei Pantone colore in questa categoria ne mostra più di qualcuno, dopo li vedremo insieme. Riesce a mantenere il tratto molto sottile, quindi vuol dire anche che l'inchiostro è formulato bene, cioè il mio tratto extra fine della Plumix viene mantenuto tale, è un EF. Bene, c'è una bella saturazione, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di un tratto sottile, una profondità dell'inchiostro che chiaramente è suscettibile del tratto. La gamma è una gamma abbastanza contenuta, non dico tanto tutta compressa, però abbastanza contenuta, nel senso che si discosta poco, anche con pennini che sono invece più disponibili a creare delle variazioni. Non è che insomma sia un atleta, ecco, dello spostamento. Spiumaggi mai presentati con tutti e tre gli inchiostri, a meno di andarli a utilizzare con quelle carte che insomma sono inclini a questo difetto. E comincio proprio da quest'ultimo, lo andiamo a vedere su una carta completamente diversa rispetto alla Rhodia che abbiamo sulla quale abbiamo appena fatto la prova. La carta è quella del Pigna Style, quindi una carta, come vedete, meno brillante, con una finitura decisamente meno passata, meno liscia, e soprattutto è una carta rigata e non è bianca. Quindi, pur contribuendo, come vedete, a scurire l'inchiostro, guardate, resta un inchiostro che mantiene il tratto. Anche qui l'ho provato con l'extra fine di Kaweco, come potete vedere, mantiene il tratto nominale, quindi non allarga il tratto, il flusso è giusto, e soprattutto la tinta, questo bisogna riconoscerlo agli inchiostri Monteverde, sono inchiostri molto coerenti, nel senso che al di là della carta, della superficie, della finitura, restano comunque molto riconoscibili. Certo, qua su Rhodia è un pochettino più enfatizzata la caratteristica cromatica, ma capita con tutti gli inchiostri. Perché? Perché il contrasto è senza dubbio molto più elevato rispetto a quello che vediamo qua. Per quanto riguarda, vi dicevo, la gamma, lo shading, gli spostamenti, beh, non è un inchiostro che concede molto, perché è molto fitto, è molto coprente anche, però come vedete non ci sono effetti scenografici. Tutt'al più, dico tutt'al più, ci può stare qualche variazione legata al flusso, quindi quando ne arriva di più e quando qui è più sottile, ma come vi ho mostrato anche in questo esempio, dipende più che altro dal ripassaggio, quindi dal flusso più che dalle caratteristiche dell'inchiostro. Andiamo a vedere l'altro, sempre restando nell'ambito del blu, il zaffiro o zaffiro, perché è consentito pronunciarlo in entrambi i modi. Un inchiostro, anche questo, scritto e provato ormai quasi un mese fa, come vedete estremamente riconoscibile, proprio direi quasi identico, soprattutto se vado ad osservarlo con un pennino abbastanza simile a quello col quale l'ho fatto nella prova di oggi. Un inchiostro che la prova dinamica ci dice assistere il pennino quasi lubrificandolo, perché la base oleosa si fa sentire grazie anche a questo ITF che costituisce la formulazione, ma è la tinta che a me conquista. Un blu che si discosta poco da quello che potrebbe essere il blu centrale, per usare un neologismo. Un blu che, come vedete anche in questo caso, non si lancia in spiumaggi o in aumento della gradazione, però comunque non è rigoroso come l'Olivine e come il Koroite che vi ho presentato poc'anzi. Diciamo che qui ci sta un pochettino che il tratto si ingrossi. Stiamo parlando di decimi e decimi che magari vede solo Marco Chiari, ma ritengo che insomma non appartengano soltanto alla mia fantasia.
via. Andiamo a vedere se passa la carta, una carta Pigna Style, soltanto qui in riferimento a questa prova che faccio proprio per mettere la carta sotto stress, ma come vedete è scrivibile. Non parlo qui e non analizzo la capacità coprente perché trattandosi di un blu, insomma, non ci sono problemi a riguardo. Vi faccio vedere anche il Caroite, scusate, Saffire, eccolo qua, sulla carta della Clairefontaine, una carta puntinata. Anche qui troviamo una bella tonalità, ritroviamo né più né meno quella che abbiamo visto poc'anzi sulla Uniblanc. L'unico spostamento è questo puntino verde che ovviamente aiuta i colori verdi, ma va un po' a così spostare come shift cromatico tutte le altre gradazioni, e quindi in questo caso non sembra così fitto, così profondo, come intenso più che profondo, come è sulla carta Rhodia Uniblanc. Ed infine, forse il mio preferito, dai, diciamo che potrebbe essere proprio questo, quello della collezione intera, l'Olivine. L'Olivine è un verde che non è un verde smeraldo, non mi piacciono troppo, sono troppo accesi, troppo sfacciati, troppo brillanti. Non mi piace quello militare perché c'è troppo giallo, questo insomma mi soddisfa, mi piace, poi c'è molta coerenza nel rendimento, come potete vedere. È una tinta che, tanto che la mettiamo, vediamo un tratto sottile, su una carta come questa del Pigna Style, tanto ce la godiamo su una carta invece più lavorata come questa, dove evidentemente si apprezza maggiormente la qualità dell'inchiostro. La resa è davvero buona, già che ci sono, vi faccio vedere anche su Clairefontaine. Clairefontaine, come vi dicevo, avendo questa puntinatura verde, aiuta un pochettino, vedete, anche nei richiami grafici del diario, aiuta un pochettino questo tipo di tonalità, però veramente notevole, molto bella, a me piace particolarmente. Non ho osservato, lo faccio insieme a voi, se passi il foglio dall'altra parte, ma come per tutti gli inchiostri Monteverde, in questo caso nemmeno in concomitanza della mia prova più severa, c'è traccia del passaggio dall'altra parte. Dalla varietà di verdi potete capire quanto sia durata la mia ricerca di un verde che mi soddisfasse. Allora, cominciamo da questo, dal Graf von Faber-Castell, l'Olive Green, un inchiostro che ha una formulazione, secondo me, di altissimo livello, però e mi piace tantissimo, è proprio l'antagonista di quell'altro, però come potete vedere è un pochettino più chiaro. Abbiamo anche il verde antico, l'oro verde antico, non fatemelo dire in lingua tedesca, di Röhrer Klinger, che come vedete è appena più chiaro di quest'altro, per poi spostarci al Waka Uguisu della Shikiori. Vedete, le tonalità sono più o meno tutte lì, un po' più chiaro, un po' più scuro, un pochettino più di giallo ad addolcire, un po' meno giallo, quindi un po' più scuro, però sono lì. Anche il Diamond Classic Green che vi ho presentato recentemente è un inchiostro che si avvicina abbastanza, ma anche l'Avocado del Private Reserve, sebbene presenti tonalità un pochettino più verdi, cioè perde quel tono di giallo che invece ogni tanto mi piace. Questo invece è quello della nostra prova, l'Olivine, che devo dire la verità, aspettate che c'è uno stipula, un verde muschiato che non c'entra niente, ma io volevo trovare, eccolo qua, il Forest, eccolo qua, il Forest Black della Platinum, sul quale nutrivo molte speranze, che invece mi ha un po' deluso, essendo troppo chiaro rispetto alle mie aspettative. L'Olivine della Monteverde è quello che mi piace assolutamente di più. Voi vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto il Pelikan Olivine? Eccolo qua, il Pelikan Olivine, spero che la camera riesca a farvelo apprezzare. È un inchiostro elegantissimo, molto bello, però molto più verde, un verde pino, possiamo dire. Se messo a confronto di questo Monteverde, che presenta un pochettino più di giallo, appena una dominante gialla, a me piace un po' di più, non che questo non mi piaccia, tutt'altro, però trovo più consono questo qua, però sono inchiostri belli entrambi. Il Saphir di Monteverde
si trova in buona compagnia, perché è quel blu, vi ho detto, un blu scuro, un blu importante, con una leggera dominante di rosso che lo allontana un pochettino dal Noi Sumire della Sailor, per esempio, che invece appare un po' più chiaro e ancora più votato al rosso, però nemmeno coerente col blu, per esempio, del Royal Blue Kaweco, che già di suo è un blu abbastanza rosso, ma nemmeno così profondo come il Private Reserve, il Black Magic Blue. Quindi rientra in quell'area, in quel limbo, se vogliamo, di blu scuro con un po' di contaminazione rossa che però non si spinge fino, che so, al bilberry, al mirtillo, al viola profondo e scuro. Ecco perché mi piace, ecco perché lo trovo un po' particolare, e poi c'è anche una buona formulazione alle spalle. Per andare ad incontrare o a tracciare, insomma, una similitudine con il Charoite di Monteverde, partiamo da un lilla scuro, un lilla intenso come può essere il Go-Go di Robert Oster, e poi guardate, sottraendo luminosità arriviamo al nostro Charoite, una tinta che non è, diciamo, rilassante o riposante come un lavanda, in questo caso scuro come è quello di Oster, ma ha il suo perché, almeno io lo trovo assolutamente intrigante, un inchiostro che ovviamente è nella classe dei viola, dei violetti, quindi un blu e un rosso mischiati in maniera importante. Eccolo qua, bella formulazione, e direi che c'è da divertirsi con questi inchiostri. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video e alle prossime recensioni.